Salve a tutti amici di Angolo Nerazzurro, bentornati sul canale. Vigilia di Inter Parma, inizia il weekend che può consegnarci la matematica dello scudetto, che sia poi in campo o dal divano, magari con risultati favorevoli dalle partite di Napoli e Milan. Prima però io vorrei tornare sulle ultime, sull'indagine arbitrale, quella che qualcuno ha definito arbitropoli, perché ci sono delle novità emerse nella giornata di ieri, novità sia relative al famoso 2 aprile 2025 sul presunto incontro di Rocchi per fare delle designazioni con i famosi arbitri graditi e sgraditi all'Inter, e sia per quanto riguarda gli audio di Open Bar. Prima di iniziare e di andare a vedere quelle che sono le ultime notizie, come al solito vi ricordo un bel like al video e l'iscrizione al canale se volete supportare con 2 semplicissimi clic. Iniziamo dal punto, ecco, sul famoso 2 aprile 2025 si era vociferato che dall'inizio Rocchi si era vociferato che avesse praticamente avuto un incontro con dirigenti dell'Inter, dopodiché che probabilmente ci sarebbe stato un incontro con esponenti della classe arbitrale. Ieri è stata fatta un po' di chiarezza da Repubblica. In pratica Rocchi il famoso 2 aprile, il giorno della semifinale d'andata di Coppa Italia, quella tra Milan e Inter, avrebbe avuto un colloquio telefonico con un esponente della classe arbitrale. In questo colloquio Rocchi avrebbe fatto riferimento ad un dirigente dell'Inter, praticamente Schenone, che è la figura che tiene i rapporti tra la società e il mondo arbitrale, e avrebbe parlato appunto di designazioni e di arbitri graditi e sgraditi all'Inter. Da qui si configura il reato di frode sportiva, secondo l'accusa. Ora andiamo anche un attimo sul ruolo di Schenone. Il club referee manager viene chiamato ed è un ruolo previsto dal regolamento. Praticamente il club referee manager fa da tramite tra la società e il mondo arbitrale, non parlando direttamente col designatore Rocchi, è un qualcosa vietato dal regolamento, ma avendo rapporti con un designato dalla CAN, che quest'anno è Andrea De Marco. Schenone non è stato intercettato, Schenone appunto come detto prima è il club referee manager dell'Inter, non è stato intercettato e non è indagato. A questo punto io mi faccio delle riflessioni su questa situazione. L'Inter non c'entra nulla, perché quello che faceva Schenone è previsto dal regolamento, lo fanno tutte le squadre, hanno rapporti col mondo arbitrale, e non è escluso che Schenone abbia potuto indicare degli arbitri graditi e sgraditi. Non perché ci siano arbitri che favoriscono l'Inter o che siano corrotti, ma semplicemente penso che tutte le società abbiano degli arbitri con cui si trovano meglio, perché magari non ci sono stati casi sfavorevoli, perché magari, e questo potrebbe essere dovuto anche ad un qualcosa di non premeditato, magari semplicemente l'arbitro non ha sbagliato nelle partite dell'Inter, oppure perché c'è un metro di giudizio che piace maggiormente. Insomma, un po' tutti abbiamo degli arbitri che gradiamo di più, qualcuno che preferiamo non arbitri alla nostra squadra, e questo sicuramente lo fanno anche le società, non ci trovo nulla di assurdo. Quindi fin lì abbiamo un comportamento assolutamente corretto. Spostiamoci sulla figura del designatore Rocchi. Rocchi parla con qualcuno della classe arbitrale, non escluso che sia proprio De Marco, che appunto ha contatti con i vari club. Il club referee manager ce l'hanno tutte le squadre, quindi non soltanto l'Inter. Nel momento in cui magari viene comunicato a Rocchi che determinate squadre hanno preferenza di un arbitro piuttosto di un altro, è chiaro che poi il designatore o l'ormai ex designatore deve studiare le designazioni anche per mettere gli arbitri nelle condizioni migliori di arbitrare. Faccio un esempio: se so che quella determinata squadra non gradisce un arbitro e io mando quell'arbitro ad arbitrare quella partita, automaticamente non lo metto nelle migliori condizioni, perché potrebbe essere facilmente travolto dalle polemiche, potremmo avere una squadra che ha dei pregiudizi su quell'arbitro e quindi non facilitare il lavoro dell'arbitro in quella partita. È chiaro che si cerca un po' di mettere l'arbitro nelle condizioni migliori, quindi la scelta può essere dovuta all'aspetto prettamente tecnico, e quindi c'è un big match, mando il miglior arbitro a disposizione, ma allo stesso tempo potrebbe essere dovuto anche ad un altro aspetto: cerco di mettere l'arbitro nelle condizioni migliori per lavorare. E questo va un po' anche di pari passo
a quella che è la polemica che ogni tanto leggiamo. Magari un arbitro sbaglia con una determinata squadra, che sia l'Inter, la Juventus o un'altra, poi per un periodo non l'arbitra e subito parte il complottismo, dove si dice ma l'Inter, la Juventus o chi per essa ha un diritto di veto sugli arbitri perché l'Inter non ha permesso più a Mariani di arbitrare le sue partite. Faccio il nome di Mariani perché per esempio era l'arbitro di Napoli-Inter, quello del famoso rigore di Mkhitaryan su Di Lorenzo, del presunto fallo. E quindi a quel punto, a parte il complottismo, l'Inter incide sulle designazioni arbitrali perché Mariani non ha più arbitrato l'Inter per 7 mesi, 8 mesi, quelli che siano. Ma anche lì, se andiamo a ragionare un attimo, ci sta che un designatore eviti un arbitro che ha commesso un grave errore contro quella determinata squadra, non perché quella squadra ha il veto, ma perché deve mettere l'arbitro nelle condizioni migliori. Mi spiego meglio, Mariani sbaglia in Napoli-Inter. Se Rocchi dopo 2 settimane lo avesse mandato nuovamente ad arbitrare l'Inter, Mariani sarebbe stato sereno? Probabilmente no, perché tutte le polemiche in primis avrebbero potuto spingere l'arbitro a prendere una decisione piuttosto che un'altra. Magari nel dubbio sarebbe stato possibile che ci fosse stato il rischio di prendere la decisione a favore dell'Inter per non alimentare ulteriori polemiche. D'altra parte sarebbe stato possibile, c'era l'eventualità di un Mariani che commette un altro errore contro l'Inter e poi il giorno dopo l'arbitro sarebbe stato praticamente travolto dal ciclone delle polemiche, perché poi qual è il messaggio che passa in quel caso? Che Mariani è contro l'Inter, che puntualmente ogni volta che arbitra l'Inter la sfavorisce, e allora poi il complottismo parte dai tifosi dell'Inter, perché si dice allora lo mandano apposta Mariani per sbagliare contro l'Inter. È chiaro che in una situazione del genere un designatore tende anche a salvaguardare l'arbitro, a metterlo nelle condizioni migliori e a cercare di evitare anche le polemiche. Il punto dove secondo me dovrebbe concentrarsi l'inchiesta non è tanto quel 2 aprile, non sono tante le designazioni che chiaramente il designatore fa per lavoro e che chiaramente tengono conto di tanti aspetti. Dove bisognerebbe concentrarsi con l'inchiesta, secondo me, è su ciò che avveniva nella sala VAR e anche sugli audio VAR. Qualcuno è sparito, qualcuno è stato tagliato e ieri c'è stato l'ex arbitro Minelli che ha parlato appunto a Fanpage e ha spiegato che il fatto di tagliare gli audio, di mandare in onda a Open VAR audio frutto di editing era un qualcosa che rientrava nella normalità e che anche secondo lui non era un qualcosa positivo perché chiaramente non c'è trasparenza. Se viene fatta una trasmissione come Open VAR per dare la massima trasparenza all'operato arbitrale, gli audio vanno fatti ascoltare in maniera integrale e qualcuno ecco viene un po' riportato che a volte sono stati tagliati perché magari c'erano parole fuori luogo, parole che non andavano insomma d'accordo con una trasmissione televisiva, oppure magari audio un po' troppo lunghi e quindi non andavano d'accordo con i tempi televisivi. Magari un audio di 2 minuti veniva tagliato in 50 secondi per ragioni televisive. Però questo toglie poi tutta la trasparenza, perché OpenVAR è stato creato, è nato per dare trasparenza all'operato arbitrale. Se poi in onda vengono mandati degli audio frutto di editing, è chiaro che cade un po' tutta la trasparenza della classe arbitrale, perché in quei secondi che vengono tagliati, per esempio in Inter-Roma si è parlato di 50 secondi che sono stati tagliati, e a quel punto è chiaro che ci si fa delle domande. In quei 50 secondi cosa c'era? Perché se ci sono parole che non possono essere trasmesse in televisione, basta semplicemente mettere degli asterischi nei sottotitoli, mettere un beep, insomma, oppure il silenzio nel momento in cui viene messa una parola che non può essere mandata in onda. Però dopodiché si fa ascoltare l'audio integrale. Se l'audio è troppo lungo, ma non è una giustificazione, perché se devo dare trasparenza non posso lasciare spazio a interpretazioni. E quindi a quel punto noi in quei secondi che mancano dagli audio praticamente possiamo immaginare che ci sia qualsiasi cosa, che ci sia qualche parola semplicemente che non può essere messa in onda, che siano troppo lunghi, oppure che effettivamente ci sia qualcosa come il fatti tuoi che è stato comunicato più volte, poi magari non ci sono state conferme dalla procura, è stato un po' smentito che l'audio possa essere stato frutto di editing, ma io non lo escludo a priori e lì in quel momento poi chiaramente ci si domanda cosa è stato tagliato da quell'audio
e se tagliamo gli audio praticamente open bar diventa assolutamente inutile. Ecco, è lì che bisogna concentrarsi su questi audio bar e su cosa accadeva in sala VAR, sui famosi segni per aiutare o meno il barista di turno, perché poi in quel modo qualche arbitro veniva indotto all'errore e quindi prendeva un punteggio negativo, qualcun altro veniva aiutato, prendeva un punteggio positivo e quindi scalava la graduatoria, arbitrava più partite e automaticamente guadagnava più soldi, perché poi tutto gira lì. Ecco, lì bisognerebbe concentrarsi l'inchiesta, non tanto su quali designazioni ha fatto l'arbitro, quando soprattutto poi i fatti non sono praticamente consoni con le accuse che vengono mosse. Secondo me è un po' tutto lì il punto. Passiamo invece anche al calcio giocato, andiamo anche a dare un'occhiata a quelle che sono le ultime di formazione per quanto riguarda Inter-Parma. L'Inter dovrebbe scendere in campo con la formazione tipo, quindi ad eccezione ovviamente degli infortunati Çalhanoğlu, Luis Enrique, Sommer che torna a titolare tra i pali. In realtà si continua a parlare di un Inter che sta valutando Martinez come il titolare del prossimo anno, però siamo nuovamente a Sommer titolare per la seconda partita consecutiva. Mi auguro che quantomeno le prossime le giochi Martinez. Io mi augurerei che anche domani possa giocare Martinez, però c'è ancora Sommer titolare. Forse per schierare il migliore 11 nella partita che può portare la matematica, o meglio, non il migliore 11, ma l'11 tipo di quest'anno, non lo escludo però. Insomma, Sommer ancora titolare. Bissek, Akanji e Bastoni in difesa. Dumfries, Barella, Zielinski, Mkhitaryan e Di Marco, con Mkhitaryan in ballottaggio con Sucic. Thuram e Lautaro, coppia d'attacco. Lautaro dovrebbe tornare tra i titolari. Andiamo anche all'aspetto tattico brevemente, quindi senza fare delle analisi troppo lunghe e naturalmente possono diventare anche noiose. Cosa aspettarci dalla partita? Il Parma in possesso di palla, Parma che si schiera con Suzuki, Sircati, Troilo, Ndiaye, Del Prato, Bernabé, Nicolussi Caviglia, Keita e Valeri con Strefezza, Pellegrino. In fase di possesso cosa fa il Parma? Molto spesso, anche se parte dal basso, quindi con l'appoggio a volte vediamo il difensore centrale che si alza a formare quasi un rombo, ma l'obiettivo è sempre quello di verticalizzare rapidamente. E la verticalizzazione avviene spesso su Pellegrino, che è un attaccante che gioca spesso anche spalle alla porta, che ecco, diventa un po' il terminale dei lanci del Parma, visto anche la sua stazza fisica. Dopodiché ci sono i centrocampisti, Strefezza in primis che agisce un po' da seconda punta, poi ci sono i centrocampisti che appunto vanno a supporto per cercare di prendere queste seconde palle. Dopodiché, ecco, magari è una squadra che prova a calciare sia dalla distanza, che prova ad allargare sugli esterni e ad andare al cross, ma il punto è questo. Magari anche, perché no, pressare alto il Parma, non permettere delle verticalizzazioni pulite e poi essere pronti ad aggredire Pellegrino e ad attaccare le seconde palle. Mentre quando il Parma è in fase di non possesso è una squadra che gioca in maniera con un blocco molto basso, quindi linea difensiva a 5, diventa un 5-3-2 o a volte possiamo anche definirlo 5-2-3, in che senso? Che magari rimangono Nicolussi Caviglia e Keita un po' più arretrati e Bernabé leggermente più alto, più vicino agli attaccanti per cercare di schermare. L'obiettivo qual è? Quello però di chiudere tutti gli spazi, perché poi magari possiamo trovarci anche Strefezza che si abbassa, quindi cercare di chiudere, ecco, di non lasciare spazi, blocco basso, di rallentare l'azione avversaria, e qui diventa fondamentale un aspetto: le transizioni. Quindi quando il Parma, prima che si risistemerà con queste linee molto basse, non vanno al pressing alto, partiamo da questo. Probabilmente Strefezza andrà su Zielinski e Pellegrino rimarrà qui un po' per schermare, ma non per andare al pressing alto. Però ecco, prima che si risistemino, cercare di verticalizzare rapidamente, e Lautaro rappresenta un calciatore fondamentale in questo senso, perché si muove spesso tra le linee, agisce da numero 10 e quindi può aiutare questo lavoro di raccordo. Oppure puoi cercare di sovraccaricare soprattutto il lato sinistro con Di Marco, Bastoni, Mkhitaryan, ma non escluso anche le avanzate di Bissek, che partendo da dietro comunque e facendo spesso delle sovrapposizioni interne può sempre creare un po' di scompiglio nella retroguardia avversaria. Non sarà una partita scontata secondo me, perché semplicemente è vero, il Parma ha 42 punti, è matematicamente salvo, ma non verrà a fare da sparring partner a San Siro, non verrà a fare un ospite della nostra festa scudetto, vorrà comunque, ecco, creare delle difficoltà. Squadra libera da problemi di classifica, ma quando le squadre sono mentalmente libere poi cercano anche un po' di stupire, e anche nella mentalità degli spagnoli, ricordiamo questa, allenatore del Parma è spagnolo, e soprattutto è una squadra che segna poco, è il terzultimo
attacco della Serie A, peggio hanno fatto soltanto Lecce e Pisa se non vado errato, però è una squadra che comunque subisce anche poco perché sono solo 40 i gol, anzi peggio del Parma con 24 gol hanno fatto Lecce e Verona con 23, il Pisa agli stessi gol realizzati invece 25, è però una squadra che subisce anche poco. 40 gol subiti significa praticamente solo 9 in più della nostra Inter. Questo ci fa capire che la partita non sarà affatto scontata. All'andata l'Inter vinse, ma comunque fu un Parma che non si arrese così facilmente, quindi ecco, bisogna comunque fare attenzione quindi a quelle che sono le ripartenze del Parma, squadra che punta molto sulle ripartenze, a Pellegrino, e poi ecco magari Pellegrino può allargare palla sulle corsie esterne con magari i quinti del Parma pronti ad aggredire alle spalle i nostri quinti proprio magari in fase di transizione, quando non siamo risistemati in difesa. Chiaramente c'è un grosso gap tecnico e i pronostici sono tutti a favore dell'Inter. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti, sia sulle ultime relative alla classe arbitrale, all'indagine che secondo me si sta un po' sgonfiando, sia su Inter Parma, cosa vi aspettate sulle probabili scelte di Christian Chivu, in primis Sommer e Mkhitaryan, insomma, e su tutto ciò che riguarda il mondo Inter. Come sempre io vi lascio proprio con un gran bel Forza Inter.